Ciao a tutti, benvenuti in questo fantastico e utilissimo video che potrebbe risolvere i problemi di molte persone. Non puoi montare un condizionatore tradizionale perché magari sei in affitto o per vari altri motivi e i condizionatori portatili, i cosiddetti pinguini, non ti hanno mai convinto? Se questo è il tuo caso, allora questo video fa per te. Infatti in questo video andremo a prendere un classico condizionatore portatile, tra l'altro posso consigliarvi anche il modello, un Argo Milo Plus, che come rapporto qualità-prezzo è veramente eccezionale sia per le prestazioni che riesce a erogare essendo un condizionatore portatile e non un condizionatore tradizionale con unità esterna, che anche per la relativamente bassa energia che assorbe durante il funzionamento, pur non essendo a inverter, cosa che effettivamente comunque per quelle potenze in effetti risulta un po' superfluo. E andremo ad analizzare i punti deboli di un condizionatore portatile, del perché questo non possa essere paragonabile con un condizionatore tradizionale con unità motocondensante esterna, e correggere questi problemi. Naturalmente la correzione di questi problemi in base alle vostre esigenze o per come è fatta magari casa vostra richiederà configurazioni più o meno diverse di questa modifica, ma il concetto di base sarà sempre lo stesso e soprattutto durante il video, anche per questo sarà abbastanza lungo, cercherò di analizzare tutti i vari casi e appunto dare la soluzione ad ognuno in base alle vostre condizioni. Naturalmente puntualizzo che sto parlando sempre soltanto di condizionatori con il compressore e non dei raffrescatori che spesso vengono venduti come condizionatori ma non lo sono. Cioè i raffrescatori sarebbero quelli che funzionano semplicemente caricandoci dentro l'acqua, e questi fanno impregnare delle membrane con quest'acqua che verranno attraversate da dell'aria, e quest'acqua sulle membrane evaporando raffrescherà un pochino quell'aria. Questi ovviamente non sono neanche minimamente paragonabili a qualsiasi tipo di condizionatore come capacità di raffreddamento, e soprattutto, oltre che costare molto meno per ovvie ragioni, soprattutto non vanno neanche bene per tutte le condizioni di caldo, perché se abbiamo una condizione di caldo dove l'ambiente è molto umido, quindi con presenza di tanta afa e quant'altro, questi aggeggi sono anzi addirittura anche controproducenti, visto che andrebbero ad aumentare l'umidità già alta nell'ambiente appunto attraverso l'evaporazione di quest'acqua. Quindi se e quando dovete comprare un condizionatore portatile, mi raccomando, assicuratevi che sia un condizionatore, quindi che ci sia la presenza di un compressore e non di un semplice raffrescatore. Prima di tutto cerchiamo di capire perché i condizionatori portatili non possono essere paragonabili ai condizionatori tradizionali, e soprattutto perché non sono efficienti quanto questi, o almeno l'efficienza dichiarata è abbastanza fittizia in realtà. Per sapere questo facciamo un rapidissimo ripasso su come appunto funziona un circuito frigorifero. Allora, innanzitutto c'è da puntualizzare che il condizionatore tradizionale non prevede appunto una comunicazione di aria, ok, l'aria intesa come aria atmosferica, quella che tutti respiriamo, tra le due macchine, ovvero motocondensante esterna, quello che tutti chiamano il motore, quello col ventolone eccetera, motocondensante proprio perché c'è il motore dentro da moto, nello specifico un compressore, e condensante in quanto c'è dentro una batteria che tra poco vedremo, che si chiama condensatore, e l'unità interna che è appunto lo split, con anche lui la sua batteria interna che in questo caso si chiama evaporatore. Questi nomi, evaporatore e condensatore, se stiamo usando il nostro split per raffreddare il nostro ambiente, la nostra stanza. Nel caso in cui usassimo il condizionatore per riscaldare, le funzioni di queste due componenti si scambiano, ovvero l'evaporatore diventa la batteria nella moto condensante esterna e il condensatore diventa la batteria dentro lo split. In che modo non c'è comunicazione di aria atmosferica tra le due? Le due macchine in effetti sono collegate tra di loro solo da dei tubi, fondamentalmente quelli classici di rame, dentro ai quali ci scorre un gas, ovviamente diverso dall'aria atmosferica, sono delle miscele di gas ben precise, che servirà come, diciamo, convogliatore, trasportatore di calore, di energia termica. Per questo tutti i condizionatori o i frigoriferi, tutti i circuiti frigoriferi tendenzialmente possono essere chiamati con il termine pompa di calore. Sì, se con pompa di calore ti è venuto in mente semplicemente un qualcosa che scalda un ambiente, questo è un errore, perché con pompa di
Infatti calore si intende qualsiasi aggeggio o marchingegno che funzioni in questo modo, cioè semplicemente un qualcosa che sposta il calore, cioè l'energia termica, da un ambiente ad un altro, quindi che appunto fa da pompa di calore, cioè di energia termica, cioè pompo via il calore da qualche altra parte. Come anche un frigorifero, un congelatore può essere considerato benissimo una pompa di calore. Infatti il frigorifero cosa fa? Pompa via il calore, l'energia termica dall'ambiente interno al frigorifero verso l'esterno attraverso quella griglia che si scalda che vediamo dietro i frigoriferi di solito, eccetera. Ebbene, questo gas come fa a trasportare il calore dalla zona A alla zona B? Semplicemente grazie al compressore ci saranno due zone appunto di questa tubazione che è chiusa all'anello, che saranno una ad alta pressione, cioè quella in cui il gas è stato pompato, compresso, e la zona di bassa pressione, cioè quella da cui il compressore sta aspirando il gas, appunto perché c'è qualcosa che aspira, quindi lì la pressione è più bassa. Cosa succede? Nel momento in cui il gas passa attraverso il compressore e il compressore lo comprime, il gas compresso appunto si scalda. Possiamo tutti vedere ad esempio quando stiamo gonfiando magari la ruota di una bicicletta o la gomma di una macchina con i compressorini portatili, e che mentre siamo in fase di gonfiaggio il tubo sentiamo che inizia a scaldarsi, proprio perché in quel punto c'è dell'aria compressa e nel comprimersi l'aria si scalda, o i gas in generale. Questo gas che è stato compresso e scaldato viene fatto passare attraverso il condensatore, cioè appunto quella batteria, tutta quella cosa con le lamelle dentro l'unità motocondensante esterna. Sempre stiamo parlando se vogliamo raffreddare dentro casa. In questa batteria, che viene attraversata dall'aria spinta dal ventolone che vediamo sul motore, questa batteria che viene inizialmente scaldata da questo gas caldo in pressione che gli viene buttato dentro, attraverso appunto questo flusso d'aria questa batteria raffredderà questo gas, facendo appunto cedere l'energia termica, quindi il calore di questo gas, all'esterno attraverso la ventilazione che abbiamo detto prima. Per questo il motore fuori, quando stiamo raffreddando dentro, si scalda, e di conseguenza questo gas che quando è arrivato in batteria era caldo, inizierà a raffreddandosi, però rimanendo comunque in pressione, appunto da gassoso inizierà a tornare allo stato liquido, appunto si liquefa, si condensa. Per questo appunto quella batteria si chiama condensatore o motocondensante, perché lì questo gas torna allo stato liquido. Questo gas da liquido, grazie comunque alla pressione data al compressore che continua a spingere nella linea, una volta uscito dal condensatore arriverà a una strozzatura. Questa strozzatura farà sì che prima di essa ci sia una zona appunto a pressione molto più alta con il gas però liquefatto, perché appunto è appena uscito dal condensatore, che fa fatica a passare attraverso la strozzatura, e quindi succede che questo gas che prima è liquido, grazie alla pressione però alla strozzatura, fondamentalmente viene nebulizzato dopo la strozzatura, un po' come l'ugellino di una bomboletta spray dove dentro c'è un liquido in pressione che una volta che viene premuto, vediamo appunto il liquido che viene nebulizzato. Durante questa nebulizzazione, siccome poco liquido riesce a passare attraverso questa strozzatura e alla fine dell'anello ci sarà il compressore che sta aspirando, in tutta la linea successiva alla strozzatura ci sarà una bassa pressione. Infatti tutta quella linea successiva sarà quella che verrà chiamata appunto di bassa pressione. Ora, siccome la pressione dopo la strozzatura risulta molto inferiore, questo gas che da prima in alta pressione era liquido, una volta spruzzato e nebulizzato attraverso questa strozzatura nella zona di bassa pressione, evaporerà, esattamente come vediamo al gas liquido quando ricarichiamo gli accendini, ovvero se noi appunto spariamo questo gas dalla bomboletta in ambiente, che dentro è liquido, agitandolo possiamo sentirla liquido questo gas, buttandolo in ambiente il gas diventerà subito gassoso. Perché? Perché nella bomboletta c'era una pressione molto più alta. Contemporaneamente, sempre quando carichiamo gli accendini, noi notiamo che durante la ricarica, se ci scappa un po' di gas fuori, automaticamente subito la zona si ghiaccia, perché il gas, che ha una pressione più bassa da liquido, deve tornare gassoso. Nel tornare gassoso però ha bisogno necessariamente di più energia termica, e questa energia la va a togliere, a sottrarre all'ambiente, e quindi per questo ghiaccia quando il gas da liquido evapora, quindi torna gassoso. Quindi subito dopo questa strozzatura, dove noi abbiamo il liquido che viene nebulizzato e che sta tornando gassoso, subito in quella
nell'altra zona viene messa l'altra batteria, cioè l'evaporatore, che è quella dentro lo split. Quindi il gas che sta evaporando percorrerà questa batteria facendola raffreddare, e naturalmente lo split attraverso la sua ventola prenderà l'aria dell'ambiente e la farà passare attraverso la batteria, raffreddandola e ributtandola in ambiente. Poi, una volta finito questo ciclo, il gas verrà riaspirato dal compressore per ricominciare esattamente lo stesso ciclo. Meccanismo veramente molto affascinante. Ora, perché il condizionatore portatile invece non è così efficiente? Molto semplicemente perché evaporatore e condensatore usano l'aria dello stesso ambiente. Appunto, noi avendo una torretta che è unica con il monoblocco di sopra che è evaporatore, quindi il nostro split, e la motocondensante che è sotto, purtroppo lui non può spostare nello stesso modo di un condizionatore tradizionale l'energia termica da un ambiente all'altro allo stesso modo. Perché sì, noi vediamo che la stragrande maggioranza dei modelli ha un tubo che comunica con l'esterno, che è il tubo di scarico, ovvero, paragonando con un condizionatore tradizionale, sarebbe l'aria che viene scaldata dalla motocondensante, che la motocondensante appunto butta verso l'esterno. Però c'è una differenza, che quest'aria che viene buttata all'esterno della casa attraverso quel tubo, purtroppo da qualche altra parte dovrà rientrare, perché sennò, se l'aria non rientrasse, fondamentalmente ci manderebbe l'intera casa in vuoto e noi soffocheremmo. Ok, oppure... Vabbè. No, questo infatti non avviene proprio perché l'aria viene aspirata dagli spifferi. L'aria che manca in ambiente verrà ovviamente poi riaspirata da tutti gli spifferi per riportare la pressione della casa ambientale interna allo stesso livello di quella esterna. Questo però cosa significa? Che questi spifferi in casa aspireranno l'aria esterna, che è calda. Quindi il pinguino, il condizionatore portatile, cosa fa? Fondamentalmente mi va a raffreddare un ambiente, cioè quello in cui è stato inserito, e mi andrà a riscaldare tutti gli altri con dell'aria che attraverso gli spifferi entra dall'esterno. Infatti, se qualcuno di voi ha avuto un condizionatore portatile, poteva benissimo notare che appena proprio sull'uscio d'uscita della porta della stanza dove c'era il pinguino, appena uscito, boom, c'era una barriera di aria fredda e calda allucinante. Proprio perché l'aria fredda della stanza, essendo che il pinguino dalla parte di sopra aspira l'aria della stanza per raffreddarla e ributtarla nella stessa stanza, mentre da sotto aspira l'aria della stessa stanza che ha appena raffreddato per poi buttarla all'esterno attraverso il tubo dello scarico. Questa cosa, appunto, mandando in depressione l'ambiente, farà sì che da quella stanza il freddo o l'aria non potrà mai uscire, se non appunto dal tubo di scarico del pinguino. Anzi, piuttosto sarà il caldo di fuori che andrà pian piano a scaldare ulteriormente tutte le altre stanze per poi essere riportato nella stessa stanza dove c'è appunto il pinguino. Questo ovviamente avviene se non usiamo il pinguino con una finestra aperta, perché se appunto decidessimo di mantenere il nostro pinguino nelle condizioni standard, uno dei modi migliori per utilizzarlo è appunto quello di tenerlo in prossimità di una finestra aperta, soprattutto se non abbiamo altri buchi. Possiamo mettere il tubo dello scarico che butta fuori dalla finestra, che magari rimane semi aperta giusto per far passare il tubo, con o senza un altro tubo che va a pescar fuori l'aria dalla finestra per il blocco motocondensante. Questo perché appunto la finestra aperta andrà a far sì che intanto il pinguino non vada a riscaldare attraverso gli spifferi il resto della casa, perché non potrà mandare la casa in depressione essendoci la finestra subito lì aperta, e questo permetterà un immediato ricambio dell'aria che scaldata viene buttata fuori dallo scarico e che verrà automaticamente subito riaspirata dalla finestra. Naturalmente questa cosa appunto andrà a preservare la temperatura nel resto della casa, ma mi renderà ancora più inefficiente il pinguino, perché naturalmente gran parte dell'aria fredda che il pinguino ha immesso nell'ambiente si perderà fuori dalla finestra. Però comunque per quella stanza il pinguino in questa configurazione noterete sicuramente che funziona in maniera magari non efficiente, però funziona almeno per quella stanza, se il vostro scopo è raffreddare solo quella stanza. Diversamente appunto avete tutte le possibilità che vi ho riportato in questo video. Naturalmente tenete conto che se lasciate una finestra aperta è sempre possibile che magari entrino zanzare o cose del genere, quindi è sempre consigliabile anche a quel punto poi applicare una zanzariera a quella finestra, che ovviamente non impedisca ai tubi di espletare il loro compito. Quindi fondamentalmente questo tipo di funzionamento purtroppo ci rende il pinguino inefficiente per due motivi. Il primo,
che naturalmente parte del lavoro che faccio per raffreddare l'ambiente viene reso vano dal fatto che quella stessa aria fredda viene riaspirata e buttata all'esterno perché viene usata per raffreddare il condensatore, e due, proprio perché mandando in depressione l'ambiente il freddo non potrà diffondersi oltre che quella stanza, anzi il resto della casa mi si scalderà ulteriormente. E questi sono i motivi per cui i pinguini, i condizionatori portatili, non sono praticamente per niente efficienti. Ma non demordiamo, è assolutamente possibile modificare i pinguini o condizionatori portatili per appunto renderli molto più simili a dei condizionatori tradizionali con unità motocondensante esterna, o quantomeno si può comunque adattarli o modificarli per far raffreddare una parte più ampia, se non proprio tutta la casa. Si può fare! Naturalmente tenendo conto anche delle limitazioni dovute alla limitata potenza che ha a confronto magari a un condizionatore tradizionale con più split o comunque con un motore molto più grosso e quant'altro. Questo non significa che non funzioni, semplicemente che nonostante comunque la sua limitata potenza rispetto ai condizionatori tradizionali può in maniera anche molto sensibile venirci in aiuto. In che modo? Innanzitutto nella prima parte del video, dove faccio anche una sorta di mini introduzione e recensione del prodotto, andremo a vedere come ricavarci dei contatti elettrici che ci andranno ad alimentare una ventola quando parte il compressore interno. Perché? Perché innanzitutto per rendere più efficiente il pinguino condizionatore portatile è ovviamente necessario che l'aria che va ad aspirare per raffreddare il condensatore e buttarla fuori in ambiente, quindi l'aria che viene aspirata per essere buttata dal tubo di scarico fuori, deve essere aspirata dall'esterno, appunto emulando il comportamento di una motocondensante esterna, di un'unità esterna, e non deve pescarlo dall'interno. Quindi dovremo ricavarci un secondo punto a cui verrà collegato il condizionatore portatile per pescare l'aria da fuori, che può essere la finestra, il cassone della tapparella, può essere un altro buco nel muro, se no se avete qualche buco che va con un tubo, un camino sul tetto, come per esempio un eventuale scarico di un preesistente stufa a pelle, potete sfruttare anche quello come presa o scarico di aria, naturalmente tenendo conto dei discorsi riguardo l'isolamento o la lunghezza dei vari tubi. Se magari siete in affitto e il cassone non è di vostra proprietà e quindi non potreste fargli un buco per modificarlo definitivamente, ovviamente nessuno ci vieta di andare a procurarci un pannellino di legno o di plastica, ritagliarlo delle stesse dimensioni in maniera da poterlo sostituire al tappo del cassone originale, applicandogli magari anche due manigliette da cassetti per poterla togliere e muovere più agilmente, in modo da modificare appunto questo nostro pannellino invece del cassone originario di proprietà del proprietario di casa. Quindi potremmo ripristinare lo stato originario delle cose quando ne avremo necessità, oppure semplicemente adattatori per le finestre, o per esempio anche se avete un camino potete benissimo usare anche quello come o presa o via per l'espulsione, per lo scarico dell'aria. Possiamo benissimo chiudere con un telo, con qualcosa, tutta la bocca del camino, lasciando appunto solo un buco in cui ci è collegato uno dei due tubi che ci può servire, quindi o lo scarico dell'aria o la presa d'aria dall'esterno. Naturalmente assicuriamoci di mantenere il camino aperto in caso di presenza di possibile chiusura. Naturalmente laddove non avessimo altri buchi se non appunto la finestra, nulla ci vieta di utilizzare la finestra sia per presa d'aria che come scarico, collegando entrambi i tubi alla finestra. Ora ci sono sia degli adattatori per la finestra, o se no comunque ci è sempre possibile costruircelo da noi, cioè insomma alla fine basta chiudere la finestra sigillandola con un telo, con un celofan, con qualcosa, e ovviamente predisporre i due buchi. Naturalmente se c'è possibile i due tubi teniamoli un po' lontani l'uno dall'altro per evitare che la ripresa d'aria vada a riaspirare l'aria dello scarico più calda. Anche questa può essere una soluzione. Insomma, appunto, in base a come è fatta a casa vostra saprete voi dove potete appunto ottenere questa seconda presa d'aria. E quindi quello che faremo sarà andarci a ricavare un contatto elettrico che ci andrà ad alimentare un'altra ventola appunto che ci aiuterà a pescare quest'aria dall'ambiente esterno, quando naturalmente il pinguino, il condizionatore portatile,
lei ne ha bisogno, cioè quando il compressore sta funzionando, rendendolo quindi appunto molto più simile a un condizionatore tradizionale. Nella seconda parte del video potremo vedere anche come eventualmente poter convogliare o portare l'aria trattata in una stanza diversa rispetto a quella in cui sta il condizionatore portatile, che funziona sia nel caso in cui abbiamo fatto la prima modifica, cioè quella di far pescare l'aria per il condensatore dall'esterno, sia che non l'abbiamo fatta, ovvero quella di creare una tubazione che ci vada a portare l'aria fredda in varie altre stanze. Naturalmente nel mio caso io sono stato fortunato perché ho potuto sfruttare la predisposizione per l'impianto canalizzato, ma la cosa ovviamente è fattibile anche senza questo tipo di predisposizione. Nella terza parte del video infine vedremo, se vogliamo, i punti deboli o comunque i margini di miglioramento che possiamo avere a partire dal primo setup che abbiamo fatto, e come appunto mettere in pratica questi miglioramenti per migliorare ulteriormente l'efficienza e il funzionamento del nostro condizionatore portatile, dove vi spiegherò nel dettaglio come muoversi anche in base alle diverse esigenze che uno può avere, in base a diverse configurazioni di casa, eccetera. Quindi non perdiamo tempo, andiamo subito a modificare il pinguino. Ecco un aggiornamento dopo un utilizzo abbastanza intensivo della macchina. Vediamo infatti che Foretto ha iniziato per abitudine a venire a dormire di qua perché l'ambiente è molto più fresco. Per la prima modifica che dicevo che va assolutamente fatta, io ho avvolto il tubo di scarico con un asciugamano. In effetti poi questo asciugamano è ancora abbastanza piccolo e non riesce ad esempio a coprire questo giunto qui che diventa molto caldo. In effetti la prima modifica più semplice sarà appunto di isolare questo giunto con del materiale isolante tipo queste, potete usare cellophane, quelli con spugnetta dentro per le borse frigo, insomma tanti materiali. Insomma la prima modifica più semplice da fare è isolare il più possibile il tubo di scarico, assicurarsi che non ci siano fughe d'aria calda al di fuori della nostra macchina, che appunto possono avvenire nei vari giunti, quindi se non è stato stretto, avvitato abbastanza bene il tubo dentro il suo adattatore, possono avvenire da questo giunto qui. Ora, una cosa molto importante che ho notato per farlo funzionare bene, infatti qui c'è un primo problema che non pensavo fosse un problema, pensavo fosse normale, anche se mi ero chiesto come mai il compressore partisse e si spegnesse così spesso, è che all'altro capo di questo buco fondamentalmente c'era la placchetta, quella estetica esterna, che praticamente faceva da grosso impedimento all'aria e quindi il tubo non riusciva a espellere bene tutta l'aria calda che si andava a accumulare anche dentro la macchina, e questo mi surriscaldava magari il compressore e scattava la protezione termica. In effetti quello che notavo era il compressore che partiva e si spegneva abbastanza spesso. Pensavo che la cosa era anche correlata alla temperatura che impostavo. In realtà no, perché un giorno ha segnalato l'errore E8 qua dal display, che corrispondeva o al surriscaldamento del compressore o alla sonda di temperatura in cortocircuito. Effettivamente, vedendo che c'era questo impedimento che speravo non si rivelasse così dannoso, l'ho tolto ed effettivamente il compressore ha cominciato a lavorare in maniera continuativa, e la temperatura dell'aria, che inizialmente avevo trovato a picchi di 11 gradi con un ambiente a 28 gradi, adesso con il tubo senza impedimenti l'ho trovato a 7 gradi continuativamente. Nota sul getto d'aria. Allora, il getto d'aria fondamentalmente è concentrato nelle due zone estreme, cioè ci sarà un getto che andrà a circa 45 gradi rispetto al pinguino di qua e un getto più concentrato che da 45 gradi in questa direzione. Mi è bastato mettere un pezzo di cartone come deflettore perché insomma il getto d'aria fredda qui in zona cucina dava fastidio, anche perché è molto sostenuto, e l'ho direzionato appunto in alto deviando l'aria tutta in quella direzione. Adesso per fare la modifica più importante ovviamente dovremo aprirlo, quindi smontiamo tutto in maniera da portarlo in una posizione più adeguata allo scopo. Qua bisogna sfilare il tubo facendo slittare questa linguettina, si preme e il tubo si può far slittare verso l'alto. Innanzitutto adesso vediamo dietro per smontarlo cosa abbiamo. Allora, vabbè, che non sarebbe necessario da smontare, ma vabbè,
Qua c'è il primo filtro a rete dell'emissione dell'aria ambiente per farla raffreddare, questa è la batteria del freddo in modalità cooling, cioè raffreddamento, e da qua si possono estrarre gli altri 2 filtri d'aria laterali che possono essere lavati e aspirati con aspirapolvere o spruzzati con l'aria compressa. Ecco, poi durante la manutenzione ovviamente converrà spruzzare con l'aria compressa anche questa, la batteria. Adesso iniziamo a cercare di smontare. Innanzitutto osservo un po', perché una cosa che mi interessa vedere è se le 2 zone, cioè la zona con il compressore e il condensatore, che è quello che va a buttare lo scarico d'aria calda all'esterno, è separata dalla zona sopra. E in effetti, guardando dove è alloggiata la batteria qui del freddo, l'evaporatore, infilando la mano, sembra esserci tutto un basamento di plastica che la separa. Bisogna vedere se la cosa è identica anche davanti. A occhio sembra che per smontarlo si debba solo togliere queste viti e il pannello, tutta la copertura dietro dovrebbe staccarsi. Innanzitutto vediamo qua cosa c'è. Una qua di lato, quindi ce ne sarà un'altra anche di là. Una volta tolte tutte le viti, basta iniziare a prendere qua sotto, tirare tenendolo fermo e la copertura inizia a staccarsi. Proseguiamo delicatamente per evitare di forzare cose. Devo togliere questo coperchietto, evitando questo. Una volta tolta questa vite e togliendo l'adattatore del tubo della condensa, questo sportellino si toglie facilmente. Quindi proseguiamo dall'alto, qua sotto. Ok, andiamo a togliere tutta la copertura. Ah, ok, perfetto, basta allargarlo un po', giustamente ci sono le maniglie. A vedersi già è stata prevista l'indipendenza delle 2 zone, quindi non dovrò fare nulla per separarle, renderle indipendenti. Non tutti i prodotti sono concepiti in questo modo e questa è davvero un'ottima cosa, se no appunto ci si sarebbe dovuto inventare qualcosa per appunto separare le 2 zone, appunto, come vedete. Quindi diciamo, se non ci fosse stato questo piatto divisorio tra le 2 zone, avrei dovuto ricrearlo. Quello che dobbiamo capire è se riusciamo ad arrivare a un filo di alimentazione del compressore. Siccome per togliere il frontalino ci sono solo 2 viti di qua e 2 viti dietro, mi appresto a togliere anche queste. Quindi facilmente, una volta tolte le viti, si stacca molto facilmente. Attenzione a questi punti di aggancio dove bisogna tirare per farlo uscire. Stessa cosa di qua. Ok, anche il frontalino è andato. Così si vede tutto davvero molto meglio. Ok, qui cosa vediamo? Veramente, devo dire, una qualità costruttiva ineccepibile, veramente. Sono veramente soddisfatto di questo prodotto. Plastiche sembrano essere ABS di buona qualità, infatti sì, ABS. Tutto con i suoi alloggiamenti, studiato molto bene, anche il fatto che, come dicevamo, le zone di aria sono ben separate. Lì è la ventola che butta lo scarico, però tutto il resto è separato, cioè la zona di sopra è montata sopra a quest'altro pezzo che è bloccato. Qui ci sono delle clip per probabilmente aprire le 2 zone, cosa che non credo di voler fare, visto che comunque le 2 zone sono collegate da tubi di rame rigido e non vorrei che piegando si crei qualche cricca nelle saldature, perché questa cosa potrebbe compromettere definitivamente il funzionamento dell'intera macchina, a meno che poi di non ricaricarla nuovamente con del gas e andare a trovare dove sia appunto la perdita. Dovremo lavorare appunto solo a livello elettrico,
tirandoci 2 fili fuori. Naturalmente c'è da dire che ricavarsi il contatto elettrico all'esterno naturalmente andrà a ledere la nostra garanzia. Di conseguenza, prima magari di farlo sarebbe più conveniente provare la macchina per qualche mese utilizzandola in maniera molto intensiva sia in caldo che in freddo, in tutte le varie possibili sue funzioni, per vedere appunto che non ci siano perdite di gas, che appunto nell'utilizzo vedremmo una riduzione della sua efficacia, oppure magari difetti di fabbrica o di funzioni che magari non vanno bene, non funzionano bene, tipo il wifi eccetera, prima naturalmente di fare questo tipo di modifica. Qui abbiamo innanzitutto questa canalina che vediamo, questa guaina bianca che va a entrare nella testa del compressore attraverso quel cappuccio, quindi se volessimo far immettere l'aria quando il compressore viene alimentato possiamo prendere il contatto da qui, quindi già questa è una nota a nostro favore. Compressore che, essendo pure senza inverter, dovrebbe essere alimentato solo da 2 fili, infatti toccando questa guaina siliconica all'interno percepisco 3 fili, il che ci porta a un regime monofase 220 volt con filo di fase neutro e terra, che è esattamente quello che ci serve. La posizione è anche molto comoda, quindi ci serve semplicemente scegliere il punto più comodo per derivare. Qui nella struttura vedo anche uno spazietto qui dove si potrebbe facilmente andare a inserire un morsetto mammut per fare il collegamento, e poi il filo potrà essere fatto uscire più o meno dappertutto. Qui possiamo notare che tutta la zona di sotto è fondamentalmente la vaschetta della recupero condensa. Se io utilizzo la macchina in funzione pompa di calore, comunque riscaldamento, cosa che va appunto a scambiare le funzioni delle 2 batterie, dove funzione di raffreddamento normalmente questa batteria è il condensatore, questa è l'evaporatore. In regime di riscaldamento questa diventerà il condensatore, questa sarà l'evaporatore. Quindi essendo l'evaporatore quello a produrre condensa, la condensa si verrà accumulata qui e non all'interno della vaschetta che si trova qua. Questa è la vaschetta della condensa dell'evaporatore che scarica appunto tramite il tubo che avevamo montato. Nell'altro caso invece il tubo andrà attaccato a questo. Quindi apprestiamoci subito a fare la nostra modifica. Il cavo è un po' tirato, quindi andremo a tagliare pressappoco qui. Andiamo a tirar fuori il cavo che è molto tirato, però tirandolo fuori avremo vita più facile, e posso tagliarlo qui. Infatti, come possiamo notare, i fili sono 3, quindi andiamo a ritirare indietro un po' la guaina e abbiamo i nostri 3 fili che vanno ad alimentare il compressore. Normalmente potrebbe essere che il rosso sia la fase, il blu il neutro e il giallo la terra. Adesso con un tester andrò a collegare alla corrente sperando che parta, e con un tester andrò a verificare la tensione. Li devo spellare tenendoli così separati, ovviamente non si dovranno toccare. Vado a collegare l'alimentazione con un tester, andiamo a misurare la tensione in alternata, faccio partire, eccola qua, la rossa e il luce sono 220 volt, la rossa e giallo il blu e giallo sono 220 volt. Fortunatamente non dà errori o allarmi, il compressore ovviamente non sta curando, tolgo l'alimentazione. Quindi adesso cosa faremo? Andremo a effettuare i nostri prolungamenti, creando delle possibilità appunto di giunzione facile, appunto spellando una buona quantità di filo. Andiamo a spellare anche questi qui. Momentaneamente mettiamo un mammut, 1 e 2 sono stretti, ci rimettiamo anche i rispettivi blu e rosso, ok, e andiamo ad unire anche i gialli alla buona. Ok, adesso i contatti sono ristabiliti, diamo alimentazione. Quindi facciamo partire in attesa della partenza del compressore. Ok, il compressore è partito e adesso con la nostra ventola andiamo a far fare contatto per vedere quando la ventola parte. Allora, vediamo tra blu e rosso.
tra blu e rosso vediamo che la ventola parte. Se nel momento in cui collegate la ventola vi dovesse scattare il salvavita differenziale, insomma, vorrà dire che uno dei due fili che avete usato, che dovrebbero essere fase e neutro, in realtà è il filo di terra, quindi anche qui dalle prove assicuratevi di non attaccare la ventola alla terra. In maniera che il compressore si spenga, vediamo se si spegne anche la ventola. Mettendo in modalità ventola. Ok, il compressore si è spento, avete visto il movimento e la ventola si è fermata. Ora posso disalimentare per lavorare in sicurezza. Adesso dovrò derivarmi un'altra coppia di rosso e blu esterna. Quindi quello che andrò a fare sarà innanzitutto liberare questi cavi. E visto che il giallo non ci interessa, lo andiamo subito a giuntare con un mammuttino piccolo, singolo. Per maggior sicurezza nastriamo anche. Visto che comunque si tratta di un aggeggio che produce condensa, isolare tutti i contatti elettrici non è una cattiva idea e quindi il giallo è a posto. Ora prendiamo uno spezzone di cavo e andiamo a spellare un pezzo abbastanza grosso per essere flessibile quanto serve. Ok, e andiamo a spellare il blu e il marrone. Torciglio e lo andiamo a collegare con il marrone, anche se è irrilevante. Andiamo a mettere in un ingresso del mammut, la stessa cosa col blu e col rosso. Li andiamo a inserire dentro il mammut. Okay. E poi andiamo a reinserire questo rosso dove stava, ok, e questo blu. Vediamo queste due linee in parallelo con il rosso e il blu che mi vanno su questo cavo, che adesso devo solo trovare dove far uscire. Per finire mettiamo il nostro giunto nella sede che gli avevo previsto. Anche questi due mammut li separo, così c'è più mobilità. Il cavo lo andremo a fargli fare il giro di prima, passava da qua. Ecco, ci passiamo insieme anche quello marrone. Si fanno troppo spessore, quindi vado a rimuovergli parte del cappuccio qua di protezione, vediamo. Ok, adesso dovrebbero stare più felicemente uno sopra l'altro, perfetto, così una volta che andiamo a chiudere non si daranno fastidio tra di loro. Naturalmente qui ricordiamoci anche di isolare anche i mammuti morsetti della appunto fase neutro, non solo quelli della terra. Adesso il cavo marrone lo andremo a far passare per la stessa canalina e lo faremo uscire dove esce il cavo dell'alimentazione, quindi glielo facciamo seguire. Prendendo l'altro capo lo faccio passare dietro questi cavi che me lo terranno fermo. Ecco, c'è questo che aspetta che rimetto in sesto il condizionatore che sta schiattando. Tieni duro Demon, ho quasi finito. Ok, lo facciamo passare insieme a quello dell'alimentazione. Qui devo svitare per forza perché pressa, è un passacavo, svito. Facciamo passare l'altro cavo, rimetto la vite, così i cavi sono ben fermi. E adesso bello bello abbiamo il nostro cavo che va a alimentare la ventola quando va il compressore, che uscirà insieme a quello d'alimentazione. Quindi a questo punto possiamo chiudere il tutto. Eccolo lui che rivuole il condizionatore. Ecco, sì, adesso lo rimonto, come finisce. Prima la mascherina frontale. Per agganciarlo ci sono qui questi pirulini che sporgono, questo e questo, che dovranno andare in corrispondenza di questi buchi su queste frangettine qui. Mettiamo il primo nel secondo buco, perché il primo è quello della vite, il buco più piccolo è quello del pirulino che sporge, la vite verrà avvitata in quello più grosso. Dobbiamo assicurarci che questa clippettina sia dentro questo, ok, qua. Tenendolo in serio, tirarlo. Mentre lo chiudiamo andiamo a far rinfilare tutte queste clip dentro queste clippettine, tirando. E qui stesso discorso, ci sono i pirulini, questi qui,
quest'altro pirulino qui che sporge nel secondo buco. Assicuriamo che questo passi da dentro qui. Clac, ok, clac, anche qua. E possiamo rimettergli le sue viti. E adesso gli possiamo rimettere la sua copertura. Però, cosa importante, prima di chiudere, ricordiamoci di far passare il nostro cavo insieme al cavo dell'alimentazione attraverso lo sportellino. E andiamo a rimontare. Allora lo apriamo per far entrare le maniglie da riagganciare e andiamo a far slittare facendo entrare tutte le clip. Ok, veramente è uno smontaggio e rimontaggio molto semplice. Stessa cosa di quando andiamo a rifare pressione. Ok, andiamo a rimettergli le sue viti. Andiamo a rimettergli lo sportellino. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Bingo. E riavvitiamo il nostro scarico condensa. Ok, adesso gli possiamo rimettere i suoi due filtri. Così. Pronto. Questo qui così. Mettiamo il suo. Ok. Prossimo pezzo farò il buco nel cassone collegando col tubo e la ventola del cassone. Io per fare tutte queste cose userò questo nastro bianco per riparazioni. Quello che farò adesso è andare a congiungere il tubo con questa flangia. Lo faccio passare attraverso dentro. Come si può vedere il tubo è passato perfettamente. Adesso ritirerò indietro quanto basta. Sembra anche già bello fisso, posso anche non fissarlo con il nastro. Andiamo quindi a tirare giù il coperchio del cassone. Praticamente la ventola la metterò qui in questa posizione e vediamo che in questo angolo precisamente non rompe le balle alla tapparella. Mettiamo giù questa. Come lì non usiamo la ventola stessa, andiamo a segnare il coperchio. Ok, il segno è ben visibile. Adesso posizioniamo due spessori per andare a bucare e dove andrò a fare il buco per salvare il pavimento ci metto un altro coso di legno sotto. Andiamo a posizionare il cassone, soprattutto l'avvitatore per non sovraccaricarlo, visto che si tratta comunque di una tazza molto larga che quindi richiede molta forza. Lo vado a mettere a velocità 1, dandogli più copie meno velocità, e magari se dovessi sentire che l'avvitatore non ce la fa e si surriscalda, magari aspettare che si raffreddi e continuare in un secondo momento. Ok, andiamo a posizionare più o meno al centro e andiamo a forare. Direi che è abbastanza preciso. Facciamo una prova, oh yeah, e passa perfetto. Non ci resta che montarlo. Cosa molto importante da considerare è anche il fatto che se la zona della ventola aspirerà l'aria da fuori, ovviamente noi non vogliamo rischiare che ci entrino insetti, impurità eccetera, no? O comunque cose grosse che possono anche magari danneggiare le alette della ventola. Quindi mettiamo una retina. Io come retina ho trovato questa spugna fatta a rete di nylon, dove praticamente basta o tagliare o snodare questo filo e come vediamo la spugnetta si apre e diventa una bellissima tipo calza a rete che noi possiamo benissimo appunto prendere e mettere qui con una forbice. Andiamo a tagliare una parte sufficientemente grossa da potersi mettere davanti.
Con il nostro scotch adesso andiamo ad aprire la rete. Posso tagliare qua che è di troppo. Iniziamo a attaccare un pezzettino come inizio. Ecco, vedete, il nastro tiene la retina. Questa parte che avanza la posso tagliare. E adesso gli diamo una bella stretta. Adesso la nostra ventola ha anche la retina di protezione. Adesso, sempre con il nastro, andrò a collegare questo tubo qui, tappando appunto con il nastro tutte le feritoie che rimangono esternamente. Questo perché naturalmente, essendo i lati oltre che quello posteriore le uniche prese d'aria della zona del condensatore, sigillando i lati saremo certi che l'aria verrà aspirata attraverso solo il tubo che comunica con l'esterno. Tolgo le viti quasi per avvolgere il cavo, così da poter mettere bene il nastro. Ok, così il nostro condotto di presa aria esterna è fatto. Facciamo l'altro lato. Adesso il condizionatore, l'aria che butterà fuori dallo scarico la aspirerà soltanto da questo tubo. Andiamo a rimettere questo. Perfetto, adesso abbiamo anche i nostri avvolgifili. A questo punto, prima di cantar vittoria, però dobbiamo comunque assicurarci che la zona di sotto, dove c'è il condensatore che abbiamo sigillato, sia ovviamente sigillata anche sotto, ovvero che non ci siano delle vie in cui può entrare dell'aria. Ora, naturalmente, ad esempio, una piccola via in cui potrebbe entrare dell'aria è il tubicino dello scarico della condensa, ma vabbè, quello se non ci serve, perché stiamo raffreddando, lo si può tenere tappato, o se no comunque sarebbe un ingresso molto strozzato che diciamo possiamo trascurare, perché in caso non sia tutto sigillato ovviamente dovremo anche lì agire per sigillare tutto. Anche in questo caso questo modello è concepito proprio così, con anche la base sigillata dall'esterno. Adesso monterò la ventola e la collegherò al tubo da terra per poi montare il tutto. Dovrà pescare l'aria dall'interno, quindi la nostra ventola dovrà infilarsi per così, e dobbiamo anche inventarci un modo per fissarla tramite questa guarnizione per canalizzazioni d'aria o canne fumarie. Facciamo passare prima il cavo, poi la ventola e la guarnizione. Il cavo deve passare dentro la guarnizione. Adesso la ventola è perfettamente incastrata, come vedete all'interno c'è la zona dove pesca l'aria con la retina e qua ci andremo a incastrare il tubo. Andiamo a inserire il tubo con un calzino sulla struttura della ventola delicatamente. Andiamo piano piano ad accompagnarlo. Perfetto. Per fissare il tubo metterò questo collare d'acciaio, infilo prima il collare, infilo il tubo e lo andiamo a stringere. Ok, e adesso non ci resta che montare il coperchio, il cassone, e ovviamente collegare il cavo della ventola. Andiamo a fare il giunto. E adesso il nostro condizionatore portatile è un vero condizionatore, equivalente ad un condizionatore con unità esterna. Ebbene, partiamo con il test. Via che si parte. Il tubo di presa dell'aria vibra in una maniera molto piacevole, fa sentire che c'è flusso d'aria. Siccome qui il tubo per il peso fa una curva un po' brutta, sempre con il nostro caro nastro andrò a rinforzare girando attorno alla prima sezione di tubo un po' di nastro in maniera che non si crei questa brutta piega, insomma.
come vedete adesso la curva è molto più dolce. Adesso ho trovato anche un punto debole, nel senso c'è questo spazietto dove passava la ciliega per le tapparelle, che è un buco, e quindi parte dell'aria che viene aspirata da questo condotto attraverso appunto il cassone verrà aspirata da qua, dall'interno della stanza. Io voglio eliminare anche questa perdita, tanto la tapparella è elettrica, quindi procedo a innanzitutto svitare questo e una passata per togliere magari la polvere. Infatti semplicemente anche con del nastro gommato, il nastro di carta o il nastro bianco, se può essere più bello lo scotch marrone da pacchi, insomma, e andiamo a tappare questo buco. In questo modo appunto l'aria arriverà esclusivamente dall'esterno. Cosa che va detta nel caso in cui utilizziate, come ho fatto io, il buco di sfiato, quello della cucina di sicurezza per i fornelli, di fare un po' attenzione, perché a questo punto andrete a perdere la sicurezza che ci dà questa presa d'aria, appunto se andremo a isolare tutto il blocco di sotto in maniera che comunichi solo con l'esterno, andremo appunto a togliere questa presa d'aria e che quindi la sicurezza nel caso di utilizzo di fornelli verrebbe meno. Quindi magari sarebbe il caso, quando si cucina con la fiamma, o di magari o staccarlo o comunque far sì che ci sia un minimo di altro ricambio d'aria, magari con una finestra appena aperto, magari un vasistas aperto dall'altra parte della casa, vabbè, comunque ci deve essere un minimo di ricambio d'aria. Questo comunque a vostra discrezione. Nel caso mio non è un problema, perché io ho il piano cottura a induzione, quindi non uso fiamme in casa. Mentre adesso, per rendere il tutto un po' più piacevole alla vista, unirò il filo, il cavo che penzola al tubo in maniera magari con dei giri di nastro, così da magari nasconderlo un pochino. Ecco fatto, sembra un metodo un po' spartano, però diciamo che fa la sua figura. Ora a qualcuno potrebbe venire il dubbio allora perché i pinguini siano o vengano per la maggior parte ideati in questo modo. Ovviamente, visto tutto il macello che abbiamo dovuto fare, chiaramente per renderlo a doppio tubo si sia deciso che questa configurazione sia quella che conviene vendere per la maggiore, però appunto esistono anche prodotti che sono già predisposti con il doppio bocchettone, e che questi modelli siano anche un po' più difficili da trovare proprio perché di nicchia, perché sanno che magari molte case appunto hanno qualche difficoltà, comunque non nell'immediato, di reperire una seconda presa d'aria. Quindi assolutamente questo genere di modifica non è per niente superflua. Adesso quello che manca, siccome c'è ancora il problema che sì, il freddo è un po' più libero di uscire dalla cucina e andare nelle altre stanze, però comunque lo fa molto lentamente. Inoltre il freddo sarà concentrato qui in cucina, cosa che non voglio, perché mi interessa che il freddo sia più concentrato verso la zona notte. Siccome io ho già la predisposizione per il canalizzato, l'intenzione sarà quella di collegare l'uscita dell'aria fredda tramite un altro tubo condotto che andremo adesso a costruire, sia per i fattori economici sia per il fatto che sarebbe una soluzione assolutamente temporanea, solo per magari un paio di mesi neanche, con dei sacchi della spazzatura che ho ancora neri. Siccome non si possono usare i sacchi della spazzatura neri per buttare le cose come legge locale, allora li andrò a utilizzare per costruire un condotto che farà sì che l'aria fredda verrà buttata nelle canalizzazioni, quindi ovviamente uscirà nelle camere, nella sala, nella zona notte, per poi, siccome appunto l'aspirazione dell'aria fredda avviene comunque da queste griglie, ci sarà una piccola corrente d'aria che dalle camere che saranno appunto rinfrescate lentamente tornerà di qua. Quindi anche in cucina arriverà il fresco, ovviamente il fresco residuo dalle stanze e dalla sala, quindi in questo caso la cucina risulterà la stanza più calda, mentre la zona notte risulterà più fredda, e ci sarà una temperatura comunque sicuramente più uniforme in tutta la casa, visto il flusso di aria fredda che da lontano pian piano viene a raffreddare tutto il resto, invece che il concentrarsi qui ed espandersi lentamente. Naturalmente si può benissimo utilizzare questo metodo del tubo autocostruito che ci va a portare il freddo in giro, per portarlo anche passando dalle porte, che naturalmente dovranno essere lasciate aperte per ovvie ragioni, e che vada a portare il freddo magari dalla parte opposta della casa, così da trattare in maniera più uniforme la casa. Siccome il tubo da lì salirà sopra il frigo, correrà tutto intorno lì sopra la
cucina per andare a collegarsi nella canalizzazione, siccome farà due curve abbastanza brutte e non avendo appunto una struttura a spirale che ovvia il problema delle curve che per evitare pieghe, siccome appunto ci saranno delle brutte pieghe che produrranno comunque un impedimento comunque sensibile al flusso di aria fredda, che anche se qui ci sembra un flusso molto consistente, una volta che sarà nel canale dovrà dividersi in tre, già non sarà così consistente, di conseguenza ci conviene preservare la quantità d'aria che arriva il più possibile, o comunque dandogli meno impedimenti possibile. In che modo? Con un tubo comunque di diametro di 20 cm, io per dare un pochino di gioco in più lo faccio di 22 cm. Avrà di conseguenza anche una superficie maggiore. Il tubo dovrà essere lungo all'incirca 7 metri e mezzo, facciamo 8. Farò un tubo di 8 metri. Ecco i nostri sacchi, i miei sacchi, che sono lunghi quasi 1,10 m l'uno. Ok, quindi facciamo 1 metro, mi toccherà attaccare 8 sacchetti. Praticamente con un sacco mi escono 2 segmenti da 1 metro di tubo, perché appunto vedete che qua c'è il pezzo anche ripiegato, ho calcolato anche quello. Quindi andiamo subito a tagliare e andiamo a tagliare via la parte che chiude. Quindi abbiamo 1 e 8. Quello che andremo a fare adesso sarà di unirli con del normalissimo scotch. Andremo stendendo per bene i vari segmenti e andiamo a applicare lo scotch. Una volta scotchato facciamo slittare in avanti, prendiamo un altro segmento. Ora quello che faremo sarà naturalmente piegare così il tubo e andare a scotchare, a nastrare qui questa zona. Pieghiamo. Ok, una volta fatta la prima piega andiamo a fare anche la seconda per andare a chiudere, anzi possiamo anche attenerci anche alla piega del sacchetto. Ecco, una volta fatta la doppia ripiegatura andiamo a mettere lo scotch. Ok, come vedete è uscito un canale. Ok, iniziamo a posizionare. Ho iniziato a posizionare il tubo, inizio a giuntare dal pinguino. Come lo giunterò? Ovviamente utilizzando un altro sacchetto che fungerà da adattatore. Andiamo prima a tagliare la giunzione alla fine e poi lo tagliamo a metà. Come facciamo a giuntarli? Niente di più semplice. Fondamentalmente ci basterà andare a inserire, impacchettare qua dentro uno dei due lati aperti del sacchetto più grosso, in maniera che stia dentro, e andiamo a sigillare sempre con lo scotch. Prima un lato e poi l'altro, assicurandosi di non far uscire il sacchetto grosso da quello piccolo, e andiamo a chiudere. Ed ecco qui il nostro tubo che vediamo avere l'allargamento alla fine. Adesso invece andiamo a nastrare, ad applicare l'adattatore. Qua la andiamo ad attaccare col nastro in maniera che comunque non vada a coprire la pulsantiera, lasciando un lembo. E poi per chiudere l'ultimo pezzo andiamo a chiudere tutto fin dove qua prende lo scotch. Ok, è chiuso. In questo caso riporto un mio errore, cioè ho usato il nastro gommato per attaccare l'adattatore del sacco del tubo di mandata alla struttura del pinguino, e questo è stato un errore perché quel tipo di nastro, a causa della condensa appunto che si crea su questo sacco, a lungo andare tendeva poi a farmi staccare il nastro. Quindi è consigliabile magari usare un nastro più forte e o impermeabile o adatto per l'esterno, per le riparazioni dei tubi dell'acqua esterno, come quello bianco che ho usato ad esempio per tappare le feritoie delle prese d'aria. E adesso possiamo verificare se soffia. Ok, test. E da qui l'aria arriva, esce. Un po' da sistemare le curve, ma va bene. Ecco
Ecco, c'è la griglietta che ho aperto, andiamo a vedere com'è fatta dentro. Quindi l'aria che entrerà dentro sto condotto verrà spinta attraverso questo localino che fungerà tipo da plenum e uscirà uniformemente dalle griglie. Fondamentalmente quello che dovrò fare adesso è vado a inserire il tubo qua dentro. Per mantenere la curva lì metto una bottiglia qui che non dovrebbe però riuscire a spostare, e anche lì conviene mettere un peso, quindi direi una bottiglia qui e un'altra la metterei qui, così da evitare che il tubo si espanda in quella direzione. Ok, siamo pronti per il primo test. Eccoci il primo test per vedere se non serve ancorare il tubo al canale. Accendiamo, è timido, con calma, eccolo. Ottimo, le bottiglie non cadono, perfetto. Andiamo a vedere se c'è una perdita d'aria. No, come previsto non sento aria arrivare da qua, però il tubo forse devo infilarlo ancora un po'. No, perfetto. A dimostrazione del fatto, possiamo vedere la carta che si muove, ecco, così si nota molto meglio. Funziona. Abbiamo modificato e reso un pinguino, comunque un condizionatore portatile monotubo, quindi assolutamente non paragonabile a una macchina con l'unità motocondensante esterna, e l'abbiamo resa praticamente equivalente a una unità motocondensante esterna canalizzato. Naturalmente in fase di progetto, cioè quando stiamo decidendo dove e come far passare i vari tubi, attenzione, c'è un fattore chiave da tenere assolutamente presente, che è quello dell'isolamento dello scarico, come nel primo pezzo del video. Questo perché, a differenza degli altri tubi, che possono essere lunghi più o meno quanto vogliamo, visto che anche se dovessero disperdere dell'energia termica o comunque diciamo trattamento dell'aria che vogliamo in ambiente, nel caso del tubo di presa aria per il condensatore, quindi l'aria che viene poi ributtata fuori attraverso lo scarico, questo può essere lungo quanto vogliamo e possiamo anche trascurarne l'isolamento, perché è vero che l'aria di fuori che percorre questo tubo sarà magari più calda, se vogliamo raffreddare, rispetto all'ambiente, che quindi questo calore si andrebbe a riversare nell'ambiente, però automaticamente l'aria dentro il tubo che viene aspirata verrebbe raffreddata dall'ambiente, e questo fornirebbe al pinguino un'aria per raffreddare il condensatore ancora più fredda, che quindi andrà a migliorare l'efficienza e la resa. Quindi diciamo che questa energia che vado a perdere tra virgolette durante l'aspirazione per il blocco motocondensante, ovviamente si andrebbe quasi in toto a recuperare in fatto di efficienza poi che avrà il pinguino nel raffreddare l'aria che mi va a mandare negli ambienti. Quindi in questo caso l'isolamento di questo tubo possiamo trascurarlo, mentre cosa che non possiamo assolutamente trascurare è l'isolamento del tubo dello scarico, che deve essere ovviamente il più isolato e il più corto possibile, perché quello ovviamente calore che da quel tubo di scarico mi viene immesso in ambiente naturalmente non mi porta a nessun beneficio, anzi mi va appunto a riscaldare l'ambiente che sto cercando di raffreddare. Ecco in funzione il condizionatore del futuro. Teniamo sempre presente ovviamente che il tubo di mandata, se va a raffreddare, si raffredderà e raffreddandosi quasi sicuramente produrrà della condensa, che ovviamente più saremo vicini al bocchettone di mandata del pinguino, minore sarà la temperatura appunto del tubo e quindi maggiore la produzione di condensa. Questo a meno di non ovviamente isolare termicamente tutto il condotto, in questo caso risolveremo questo problema, altrimenti soprattutto nelle tratte più vicine al pinguino dovremo magari mettere dei panni sotto per raccogliere e asciugare eventualmente le goccioline d'acqua che cadranno dal tubo. Quindi adesso con questo setup l'aria esce a 11 gradi, buono, molto buono. Bene, siamo arrivati adesso a forse l'ultimo punto nevralgico o punto debole, diciamo, o punto di inefficienza di questa macchina modificata in questo modo. Fondamentalmente mi sono accorto che, come avete visto, l'aria attualmente con questo setup esce a 11 gradi con 28 gradi esterni, mentre agli inizi, quando le prese d'aria laterali erano
completamente aperte e ovviamente anche quella di dietro era comunque completamente aperta con la sua griglia, l'evaporatore, comunque il gruppo raffreddante, riusciva a far uscire l'aria anche a 7 gradi, che erano comunque fittizi, va bene, perché in quel caso con tutto aperto, prendendo quest'aria da qua, dall'interno della stanza, comunque aspirava aria calda da fuori, quindi in realtà quei 7 gradi non erano paragonabili a 7 gradi di un condizionatore che non ti aspira l'aria da fuori. Ebbene, perché succede questo fenomeno? Allora, in realtà in piccola parte succede anche in virtù del fatto che l'aria che prende da fuori è leggermente più calda di quella di dentro, che lui stesso ha raffreddato. Di conseguenza, pescando dell'aria più fredda, quell'aria risulta un po' più efficiente nel raffreddare il condensatore, di conseguenza l'evaporatore riuscirà a raffreddare di più l'aria che ci passa attraverso. E il problema qui è proprio che, come vedete, già la flangia che noi siamo andati a mettere occupa gran parte della griglia chiudendola. Inoltre rimane, diciamo, agibile o fruibile solo la superficie di questo cerchio di 15 cm di diametro, quindi riportando qua, anche qua sarebbe solo questa zona. Cosa succede? Cosa implica questo? Purtroppo, a causa del fatto che la batteria interna è fatta a forma di ferro di cavallo, comunque a U, dove la zona interna, forse con un disegno è meglio, praticamente il condensatore a sezione orizzontale visto dall'alto ha appunto questa forma a ferro di cavallo, dove abbiamo visto che ad esempio il compressore sempre in sezione si trova appunto qui in mezzo. Ora, ovviamente qua vediamo lo chassis, diciamo la copertura in plastica del condizionatore, e qui ci sono praticamente le 3 feritoie dove appunto viene aspirata l'aria, aria che viene appunto aspirata dall'alto da una ventola che è posizionata qua sopra e spinge l'aria verso il bocchettone d'uscita, che è un pochino più in alto qui in questa direzione, appunto, che va a soffiare nel mio caso nel muro. Ora, normalmente quando la ventola che c'è qua sopra aspira aria, l'aria normalmente entra da tutte queste direzioni qui, sia da destra che da dietro che da sinistra. Quest'aria poi appunto verrà convogliata qui in questa zona centrale, venendo aspirata verso l'alto dalla ventola, così appunto quest'aria che viene appunto scaldata dal condensatore, che viene raffreddato, viene così poi espulsa verso l'esterno. Cosa succede? Che in questo modo appunto noi abbiamo 3 flussi d'aria che raffreddano 3 zone diverse del condensatore, quindi tutto il condensatore viene raffreddato in questo modo, mentre noi, facendo il collegamento del condotto da qua e chiudendo praticamente parte di questa feritoia e avendo completamente chiuso queste 2 feritoie laterali per evitare appunto che aspirassero aria da dentro la stanza, in questo caso noi ci ritroveremo un flusso d'aria concentrato solo in questa zona centrale del condensatore. Quindi noi ci ritroveremo un condensatore che al centro viene raffreddato molto, mentre i 2 lati non vengono raffreddati, quindi i 2 lati saranno molto più caldi. Quindi a conti fatti è come se il condensatore fosse ridotto a 1/3 della sua superficie, e questo appunto sfocia in una più bassa capacità di raffreddare l'aria che voglio immettere nella mia stanza. Allora, l'idea qui qual è? Semplicemente aggiungendo una sorta di polmone o un plenum al sistema, ovvero anziché attaccare con la flangia il tubo direttamente qui alla feritoia, prima dobbiamo collegare una membrana, un qualcosa tipo un sacco, un sacchetto, a partire da questo punto, e da questo colleghiamo un sacchetto chiuso fissato appunto poi al tubo dell'ingresso dell'aria, che avrà la sua flangia all'interno, quindi il sacchetto verrà poi stretto qui sul collo, diciamo, in maniera che il tubo, anziché portare l'aria direttamente a questa zona della feritoia, sparerà l'aria direttamente dentro al sacchetto, e il sacchetto permetterà una distribuzione dell'aria al suo interno, favorendo anche un afflusso di aria dalle zone laterali. A questo punto però c'è il rischio che la ventola interna del condensatore, che è posizionata appunto qua in mezzo, abbia più capacità aspirante dell'aria che viene spinta appunto dalla ventola che è posta lì nel cassone della tapparella.
barella. Il risultato quale sarà? Che il sacchetto qui in zona verrà aspirato e quindi si stringerà, e in questo caso il rischio sarà proprio quello che la maggior parte dell'aria comunque verrà aspirata dal bocchettone di dietro e non da quelle laterali. Per ovviare al problema, prima di appunto collegare, di attaccare il sacchetto che sigilla appunto la zona dell'aspirazione del condensatore, proverò a collegare, ad attaccare una specie di deflettore che, diciamo, in ogni caso costringerà una parte di aria ad essere convogliata ai lati anziché essere aspirata dal centro. E come? Semplicemente basterà una struttura di cartone collegata appunto così, qui appunto sarà attaccata con lo scotch, col nastro alla struttura, e al suo interno in sezione noi vedremo piegato così, che sarà quindi posizionato così. Questa sarebbe una vista dall'alto sdraiato. Cosa facciamo? Faremo delle feritoie ritagliate un po' in questo modo. Queste zone saranno tagliate in maniera che cosa succederà? Succederà che l'aria che arriva, quindi qui abbiamo il nostro sacchetto collegato al tubo che arriva, qui avremo il nostro tubo che spingerà l'aria in questa direzione, parte dell'aria incontrerà la feritoia qui di questo cartone tagliato, quindi riuscirà a entrare, parte dell'aria riuscirà a entrare direttamente nella zona frontale, mentre parte dell'aria si scontrerà con la struttura del cartone venendo convogliata verso i lati, quindi parte di aria verrà deviata verso destra e verso sinistra, e quest'aria che andrà verso destra e verso sinistra per forza di cose verrà poi aspirata dalle due bocchette laterali. In questo modo, diciamo, modulando l'apertura di queste feritoie, di questo deflettore, si potrà regolare la quantità di aria che passa frontalmente e lateralmente. Siccome la superficie è comunque maggiore al centro, cercherò di fare in modo che una quantità di aria un po' più alta entri frontalmente, però bisogna sicuramente assicurarsi che dell'aria sia libera di entrare anche ai lati. A questo proposito, per non rischiare che appunto, come dicevo, la ventola del condensatore aspiri più velocemente dell'aria che arriva qua, mandandomi il sacchetto in depressione, facendolo schiacciare, rischiando che il sacchetto, schiacciandosi su questi angoli, impedisca fisicamente all'aria di entrare ai due lati, ci basterà quindi attaccare prima qua, giusto a fianco all'apertura delle feritoie, un pezzo di cartone sempre piegato a triangolo in questo modo, qui e qui, ovviamente anche dall'altro lato, in maniera che se il sacchetto dovesse schiacciarsi per depressione contro la bocchetta qui, ostruendola, questi pezzi di cartoni comunque gli garantiranno un certo spessore che permetterà comunque a dell'aria di passare. Allora, innanzitutto un sacchetto che ritengo molto adatto allo scopo, anche perché non posso usare un sacchetto del genere perché sono comunque fragili, facili da strappare, serve un sacchetto più resistente, insomma. Quindi perfetto allo scopo risulta un sacchetto di quelli dell'Ikea, ad esempio, fatti in questa tela intrecciata molto più resistente, che provando magari a succhiare o a soffiarci attraverso non lascia passare appunto aria. In che modo faremo la cosa quindi? Ora tutta la circonferenza, una volta fatti appunto gli spessori a questi lati, verrà sigillata con del nastro ai lati e sotto, per appunto permettere questo flusso di aria. Andiamo a vedere subito il da farsi. Innanzitutto andiamo a liberare dal nastro. Ovviamente dobbiamo liberare tutto. Avevamo avvitato sul nastro gli avvolgicavo, dobbiamo svitarli. Ecco, liberata la nostra flange e rimane questo. Ok, è tutto libero. Allora, innanzitutto vediamo il deflettore che faremo qui. Ok, e questo sarà quindi il nostro deflettore. Mi conviene fargli due fori per gli attacchi di avvolgicavo, che cacchiarola con il sacchetto mi sa proprio che non andrò neanche più a rimontare gli avvolgicavo, perché ci sarà il sacchetto all'esterno, e quindi un buco lo faccio qua, perfetto, e l'altro viene di conseguenza qui. Perfetto, come vedete le sedi degli avvolgicavo escono. Benissimo, andiamo quindi a creare degli intagli. La superficie non tagliata via dovrà essere crescente
perché comunque all'interno della feritoia tagliata ci sarà una certa tendenza ad aspirare l'aria per la depressione creata dalla ventola interna. Quindi quell'aria che viene deviata verso il basso, se incontra man mano che viene deviata verso la feritoia un po' più di superficie, diciamo, c'è più probabilità che riesca ad arrivare fino in fondo senza appunto essere aspirata. Ed ecco qui realizzato appunto il nostro deflettore. Verrà applicato in questo modo. Al lato destro posso accorciare un poco la flangia e andiamo subito ad applicarlo. Come vedete adesso il nostro deflettore è ben saldo, non è perfetta ma va benissimo, quindi proseguiamo con il fare invece di spessorini ai lati. Ok, e andiamo a applicarli qua. Prima ovviamente li andiamo a mettere il nastro sulla flangia e lo andiamo ad attaccare. In realtà è anche troppo lungo, può accorciare. Fissare con dell'altro nastro quest'altra flangia. Ora stesso discorso lo facciamo qua sotto. Ok, a questo punto, siccome comunque sono rimaste chiuse delle feritoie, andiamo anche ad aprire il nastro qui, a tagliarlo in maniera da creare meno impedimento possibile. Si riesce anche, passando sempre la forbice dentro, a far appiccicare il nastro tagliato sui lati, quindi la feritoia non viene praticamente infastidita in questo modo. E rifacciamo la stessa cosa sull'altro lato. Ecco appunto il risultato finale con le feritoie ripristinate, il nostro deflettore e gli spessori. Bene, e adesso non ci resta che avvolgere il nostro sacco. Ci basta fare un risvoltino che ci servirà appunto come flangia da attaccare con lo scotch. Pessima notizia, il sacco dell'IKEA non è sufficientemente grosso. Quindi la soluzione sarà unire due sacchi. In che modo? Allora prendiamo i due lati più corti e gli andremo a praticare un taglio verticale. Arriviamo fino alla cucitura. Stessa cosa la facciamo di qua, sul lato corto. Ecco, ho trovato questa cucitura qua, trafilerà dell'aria, quindi poi dobbiamo ricordarci con lo scotch di andare a sigillarla. Siccome di qua non ho tagliato dove c'è la cucitura, taglierò di qua dove c'è la cucitura, così da dover sigillare con lo scotch una zona in meno. Andremo ad unire i due lembi in questo modo, facendoli combaciare il più possibile con dello scotch. Andiamo ad attaccare metà striscia su un lembo e ripieghiamo lo scotch sopra l'altro lembo e andiamo a tirare poi il tutto premendo bene. Stessa cosa la andiamo a fare sull'altra coppia di lembi. Una cosa che possiamo fare è rinforzare la cosa con del nastro per sigillare bene. Lo passiamo in maniera continua, quindi apriamo bene i due lembi, perché qua come vedete tende a riaprirsi. Quindi il nostro risultato sarà questo. Come già detto, ovviamente ci sono tutte le cuciture che lasciano trafilare aria da sigillare con il nastro. Ed ecco appunto il risultato. Qui le cuciture sigillate. Andiamo finalmente a applicare il nostro sacchettone. Bene, una volta fatto il nostro lemon, ovviamente assicuriamoci di mantenere l'ugello dello scarico condensa fuori dal sacco. Andremo a trovare una zona da tagliare in cui inserire il tubo con la flangia. Prima di tutto andiamo a inserire degli elastici dentro la flangia, qui, con cui poi andremo a stringere il sacchetto. Mettiamo 2 o 3 per essere sicuri di una buona tenuta. Pratichiamo quindi un foro qui. È più comodo se infilo il tubo nell'altro verso, quindi giro il verso della flangia
Ok, faccio entrare il tubo nell'altro verso. Ok, tiro indietro gli elastici e infilo il tutto. Ok, è dentro, e adesso faccio avanzare gli elastici sopra il sacchetto e vediamo che cosa succede. Ok, sì, vediamo che il sacchetto si sta comprimendo su se stesso, però può darsi che comunque passi più aria di prima. Adesso vediamo, mettendo qui un termometro, a che temperatura arriva l'aria di uscita, se comunque abbiamo ottenuto un miglioramento. Purtroppo in questo modo penso che comunque le aperture laterali non aspirino più di tanto. Sarebbe il caso di mettere magari degli spessori qui nell'angolo interni che tengono il sacchetto. Sì, dell'aria potrebbe essere che passi. Insomma, la struttura del sacchetto potrebbe comunque permettere un passaggio. Magari una struttura rigida sarebbe l'ideale. Vediamo adesso col termometro la temperatura. Siamo a 9 gradi, quindi già 2 gradi di guadagno rispetto a prima. Con all'esterno 30 gradi. Ora, effettivamente il modo per risolvere appunto il problema del sacco che si va a comprimere, a schiacciare contro appunto gli angoli, facendo sì che veramente poca aria arrivi ai lati, può essere semplicemente quello di mettere in questa zona appunto del condizionatore, dentro ovviamente il nostro sacco, dei tubi. Sembra che l'angolo ideale sia questo, che non è il 90, adesso non so di preciso, comunque ecco, vedete, questa è l'angolazione. Mettendo questo tubo così e fissandolo con lo scotch, magari mettendone anche più di 1, 2, 3, ce ne stanno forse anche 4 in parallelo, sia di qua che nell'altro lato, cosa succederà? Succederà che l'aria che arriva dal nostro tubo, anche se il sacco risulta in depressione, quindi si va a schiacciare, comunque il sacco non andrà a occludere, a chiudere all'interno dei tubi, e che quindi l'aria da dietro attraverso i tubi riuscirà abbastanza tranquillamente a raggiungere le zone laterali. Quindi ecco, con questi semplici tubi si può andare a migliorare ulteriormente la situazione, e magari oltre ai tubi, per evitare che il sacco comunque si vada a schiacciare nella seconda parte della feritoia, potremmo mettere tutto un altro pannellino di cartone piegato proprio a fisarmonica, fissato sempre con lo scotch, in maniera che questo faccia da struttura che impedisca al sacco di andare a sigillare tutta la feritoia, e che quindi l'aria dal tubo, attraverso la parte diciamo sotto protetta dalla fisarmonica di cartone, possa essere aspirata in maniera più uniforme da tutta la presa d'aria, quindi raffreddando in maniera ancora migliore il condensatore. Soddisfatto dei 9 gradi di mandata che ho raggiunto, nonostante che il cassone della tapparella verso l'esterno come presa d'aria ha giusto quella feritoia da cui scende la tapparella, che a conti fatti ha una superficie per permettere un apporto d'aria che è ben inferiore a quella sia del tubo della presa d'aria che, come visto, dalla necessità di aspirazione del pinguino, visto il sacco che va in depressione. Oltretutto con anche la tapparella che va a occludere parte di questa superficie. Nonostante questo comunque ho raggiunto 9 gradi alla mandata. Non ho provato ulteriormente aggiungendo poi quei pezzi di tubo a forse non so se 100-110 gradi per risolvere il sacco che si schiaccia sull'angolo. In quel caso magari forse un grado ulteriore avremmo potuto guadagnarlo, ma comunque già in queste condizioni sono riuscito a mantenere fino a 26 gradi nei momenti appunto di maggior temperatura esterna tutta la casa. Ovviamente il pinguino, per raggiungere questa temperatura soprattutto in maniera uniforme in tutta la casa, ha bisogno di diverse ore di funzionamento, perché non dimentichiamoci che ad esempio l'Argomilo Plus, questo modello, è ideato per trattare 45 metri quadri di casa, dove io invece ne ho trattati 95, quindi praticamente il doppio della sua possibile portata. Quindi naturalmente non sarebbe
sarebbe riuscito a portarmi la casa a 20 gradi sicuramente, però rispetto all'anno precedente è stato tutta un'altra musica veramente. Inoltre questo tempo che ci impiega a portare tutta la casa in temperatura non è neanche un problema, perché avendo il wifi ci è possibile farlo partire quando vogliamo. In conclusione, sono estremamente soddisfatto del risultato ottenuto e spero vivamente che questo mio video vi sia di ispirazione o vi sia da soluzione, perché veramente con una cifra abbastanza bassa e soprattutto se non siamo in condizioni di poter installare un condizionatore tradizionale, questa soluzione o queste possibili soluzioni possono veramente renderci la vita molto più confortevole. Bene, detto questo, come sempre vi saluto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!